Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale Casa su Quattro Ruote. Come avrete già visto dalla miniatura, oggi parleremo nuovamente del nostro marchio sponsor ufficiale Atoto, questa volta con un modello differente. A sto giro andremo a installare una Atoto X10 2 DIN 7 pollici più piccola, perché l'altra che avete vista era molto più grossa. In abbinata monteremo anche TPMS, controllo pressione pneumatici, retrocamera e dashcam anteriore per registrare e videosorvegliare il nostro camper se ce lo toccano, la nostra auto, il nostro mezzo su dove installiamo questi articoli, che vanno bene per tutti i mezzi, non è solo per camper. Quindi banda alle ciance, mettiamoci all'opera. Come sempre Atoto ci fornisce tutto quello che serve per montarlo. In descrizione lasciamo i nostri link per acquistarlo con lo sconto, quindi affrettatevi perché siamo vicino a Natale e stanno facendo dei belli sconti e dei bei prezzi per tutti questi prodotti. L'unica pecca, l'unica cosa che dovrebbe fare Atoto è procurare i sensori TPMS per 6 ruote per i mezzi che sono gemellati. Non solo Atoto ma anche di altri marchi non si trovano, quindi noi li installeremo sulle ruote posteriori perché sono le principali che vogliamo tenere sotto controllo come monitoraggio. Sul nostro nuovo mezzo, che è su base Iveco, non ha la predisposizione per mettere un autoradio WD, ma in questo modello specifico avevano già costruito una plancia 2 DIN per poter mettere uno schermo che era della telecamera e poi c'era una radio 1 DIN normale. Noi abbiamo applicato già alcune modifiche per andare a installare la nostra nuova Atoto X10 7 pollici, che è qua. Bellissimo. Unboxiamo qualche cavo, io ho già tolto per fare delle prove. Abbiamo la nostra antenna 4G e GPS e Wi-Fi tutta integrata, tutti i vari connettori di collegamento, 2 prese USB, mascherine per il montaggio finale e dashcam anteriore e retrocamera, e mancano i sensori di parcheggio che li avete visti prima, che sono ancora fuori. Quindi banda alle ciance, mettiamoci all'opera perché qua dobbiamo applicare un po' di modifiche per poterla installare, ma tutto si può fare senza problemi, a meno che non avete mezzi particolari come i miei. Passaggio antenna GPS 4G e Wi-Fi. Ora cosa andiamo a fare? Allora, l'antenna 4G GPSS siamo riusciti a metterla, ce l'abbiamo fatta, abbiamo tolto questo dell'airbag e rimane praticamente così non facciamo vedere i cavi e via. Poi, già che abbiamo questo smontato, cosa facciamo? Ci facciamo passare anche il cavo dell'antenna DAB per ascoltare la radio molto meglio che l'antenna normale. C'era già un autoradio con un'antenna DAB, ma purtroppo c'è lo spinotto diverso e quindi tocca smontare la vecchia e mettere la nuova e far passare il cavo. Un po' più di lavoro, ma si fa anche questo. Quindi smontiamo e andiamo avanti. Ora andiamo a installare nell'autoradio lo schermino protettivo che vi danno in dotazione, ve ne danno 2, quindi andiamo ad installare la dashcam frontale. Qui l'abbiamo già posizionata col suo biadesivo che vi danno in dotazione, basta staccare la linguetta del biadesivo e la incollate. Ora facciamo passare tutto il cavo bene nascosto. Ok, fissata la nostra autoradio al blocco, nel nostro caso dobbiamo fare una manovra differente, ma quello che conta è che ora vi facciamo vedere i cablaggi. Abbiamo attaccato lo spinotto degli RCA se volessimo aggiungere degli audio, abbiamo attaccato le 2 prese USB, abbiamo attaccato le telecamere, l'antenna, la DAB. Ora andiamo ad attaccare l'antenna FM, quella classica per la nostra radio normale. Poi, passata la radio, attacchiamo il principale con l'ISO che loro ti danno svariati modelli, quindi dovete guardare il colore dei cavi che sia corretto per poterlo mettere sulla vostra autoradio, perché potrebbe essere sottochiave l'illuminazione collegata in modo differente, ma loro ti danno connettore A, connettore B o addirittura un connettore dove puoi saldarti tutti i fili, tipo questi qua che sono in più, perché qua possiamo andare ad attaccare un'altra messa a terra, abbiamo un sottochiave più 12, l'antenna se abbiamo un'antenna elettrica, abbiamo diverse cose da poter accendere tramite questi cavi se serve. A noi non ci interessano, quindi andiamo a mettere il cavo principale per l'alimentazione. Ora accendiamo la chiave perché noi l'abbiamo messa sotto chiave e fa la prima accensione. La prima accensione è un po' più lenta perché si deve configurare tutto, quindi ci vorrà un po'.
Ecco, l'unico difetto che fanno è che ti danno il protettore dello schermo, quella pellicola, però te la danno un po' più piccola di quanto è grosso realmente allo schermo, quindi non ci sta benissimo secondo me. Dovrebbero farla un po' più grande, però ne danno 2 mi sembra, no? Sì, ma sono uguali di dimensioni. Ah, ok, quindi bisognerebbe cercare, prendere la misura piuttosto che farsela fare se uno la vuole. Ok, ora lui si sta configurando, si sta ora attivando questa è la nostra home page, abbiamo il menu, abbiamo tutte le varie configurazioni, possiamo anche attivare il torque che è l'OBD e andiamo a vedere le nostre telecamere, se si vede quella frontale che è collegata alla posteriore, eccola qua. Qua abbiamo il frontale che poi la possiamo anche, vedete, muovere in base a come la vogliamo noi, e se noi ora tocchiamo 2 volte non è collegata all'altra telecamera, la colleghiamo un attimo così ve la facciamo vedere anch'essa, la colleghiamo al volo perché poi dobbiamo far passare tutto il filo, è inutile che vi faccio tutto il pippotto di come va messo. Eccola qua, abbiamo l'altra telecamera, ora la appoggiamo un attimo qui sul nostro cruscotto e vedete qui abbiamo quella attaccata al vetro che è la dashcam e qui abbiamo la posteriore. Possiamo decidere se diamo 2 colpi, vediamo solo dietro, 2 colpi tutti e 2, 2 colpi solo davanti, decidiamo su quello che vogliamo vedere. Poi possiamo attivare la registrazione, possiamo fare tutto quello che vogliamo, registrare, attaccare l'USB, fare quello che si vuole. Poi se usciamo possiamo andare sul Google Maps e vedere le nostre mappe, dov'è? Vabbè, ora non c'è ancora degli account collegati, quindi non riesce a prendere la rete, ma c'è Google Maps, è molto fluido, vedete come slida bene. YouTube, c'è tutto quello che volete, i TPMS Spotify, che anche quelli li dobbiamo ancora collegare, ma quando noi entriamo, ora si deve ancora installare, ci fa vedere la pressione delle nostre 4 gomme, possiamo anche settare la temperatura che vogliamo, che ci avvisi con un segnale acustico se supera una certa temperatura o una certa pressione lo pneumatico, viceversa anche quando si sgonfia o si raffredda ci dà tutte le temperature e tutti gli allarmi. Spero che vi sia piaciuta questa installazione, è molto semplice nel nostro caso, non c'è niente di complicato, ovvero nel nostro c'è stato un po' più di complicazione, ma non ve l'abbiamo fatta vedere tutta perché sennò era inutile, ma più che altro perché un mezzo come questo che abbia questa installazione difficilmente si trova, quindi sicuramente per voi è tutto più semplice. Come detto all'inizio, link in descrizione per acquistarla con lo sconto, ci sono delle grosse promozioni che siamo vicino a Natale. Se vi è piaciuto il video pollicione, iscrivetevi al canale, se avete qualche dubbio o qualche domanda fatela qui sotto e se posso aiutarvi ben volentieri. Top number one come sempre, alla prossima!